Ciao a tutti, qui è AdalaBRX in un nuovo video. In questa analisi abbiamo aggiunto immagini esclusive di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria che colpiscono le zone interessate, in modo da rendere il quadro più chiaro e far sì che possiate rimanere coinvolti e seguire ogni dettaglio senza annoiarvi. Oggi vi sveliamo i dettagli completi dell'escalation dei combattimenti su tutti i fronti ucraini. Approfondiremo i movimenti militari sugli assi di Ilinovskaya, Pokrovsk, Velikaya Novoselovka, Toretsk, Konstantinovka, nord di Donetsk e Kremensk, oltre al fronte di Shakovskoy e Grodovskaya. Restate con noi per un'analisi dettagliata che rivela gli obiettivi strategici dietro ogni mossa militare. Iniziamo dal fronte di Ilinovskaya. Dopo un combattimento di logoramento durato oltre 12 giorni, le forze russe sono riuscite a prendere il controllo completo della città di Poltavka. Perché è importante? In parole semplici, il controllo di una città come Poltavka non è solo un guadagno sulla mappa, ma un passo strategico che mira a indebolire le linee di difesa ucraine in questo settore. Questo successo ha anche permesso una nuova avanzata a sud e a sud-est di Rusin Yar, che mette ulteriore pressione sui restanti punti difensivi. È un processo metodico per indebolire gradualmente le difese avversarie. Seguiremo da vicino gli sviluppi su questo fronte vitale e vi terremo aggiornati su ogni nuova evoluzione. Passiamo ora al fronte di Pokrovsk. Su questo asse la storia è un po' diversa. A Leontovici i combattimenti non si sono fermati e gli scontri continuano intensamente tra le due parti. Ogni avanzamento qui ha un costo elevato e riflette la difficile natura del combattimento in questo settore. Allo stesso tempo, la situazione a Lisivka si è chiarita dopo feroci battaglie. Le forze ucraine controllano la maggior parte della strada settentrionale della città, mentre le forze russe cercano di prendere il controllo della parte meridionale. Si tratta di una battaglia casa per casa e strada per strada, dove ogni metro guadagnato ha un costo altissimo. Questi combattimenti urbani sono tra i più difficili. Sul fronte di Savelikaya Novoselovka c'è un tentativo russo di prendere il controllo della parte rimanente della città di Tsvoskresenka, che è una piccola sacca, ma rappresenta un ostinato punto di difesa. Monitoreremo gli sviluppi su questo fronte e vi forniremo tutte le novità non appena arriveranno. Ora andiamo all'asse di Toretsk e Konstantinovka. Questo è uno degli assi più importanti su cui concentrarsi. Le forze russe hanno realizzato un'avanzata significativa all'interno di Poskerbinivka, prendendo il controllo della sua parte centrale. Questo progresso rafforza la loro posizione strategica nella regione, ma ancora più importante è la nuova avanzata a nord-ovest di Mdilivka, in direzione di Mnelipivka. Perché è importante? Questo movimento non è casuale, ma mira a minacciare le vie di rifornimento ucraine da nord e a rafforzare l'accerchiamento delle restanti aree a sud. Al contrario, le forze ucraine hanno fatto un tentativo notevole, attraversare il canale d'acqua a sud-ovest di Ivanivske. Anche se l'attacco non ha portato a guadagni significativi, ha confermato che la cava della miniera di Pivdenno-Skitny rimane sotto il loro controllo, un'informazione fondamentale per la leadership ucraina per adattare la propria strategia difensiva. La battaglia qui è continua e seguiremo da vicino ogni cambiamento sul campo. Partote. Passiamo al fronte a nord di Donetsk e Kremensk. Questo fronte sta assistendo a movimenti su vasta scala. Le forze russe sono avanzate notevolmente all'interno di Kolodiazi, dove ora controllano l'80% del villaggio. Questo mette le rimanenti forze ucraine in una situazione critica, poiché le forze russe continuano ad avanzare a sud del villaggio cercando di accerchiare il villaggio di Mirne. Questa è una classica strategia di guerra, isolare le forze che si difendono e poi assediarle. Ma la storia più importante qui si svolge nella foresta di Serebriansky. Questa non è una semplice foresta, ma una fortezza naturale piena di trincee difensive. I combattimenti qui sono estremamente difficili. Ciò che è successo è che le forze russe hanno eseguito una manovra di accerchiamento, hanno preso il controllo del resort Ugolok da nord e del campo scout al lago Livnevoi da est. L'obiettivo di questa manovra è scacciare l'esercito ucraino dalla complessa rete di trincee nella foresta e costringerli a ritirarsi. Questo fronte è infuocato e continueremo a monitorarne ogni dettaglio. Andiamo al fronte di Shakovskoy e Grodovskaya.
Su questo fronte i combattimenti hanno una dimensione economica e strategica. Le forze russe hanno continuato la loro avanzata a sud di Nikanor-Ivka, che è praticamente sotto il loro controllo totale. Ancora più importante, le operazioni si sono espanse oltre la linea ferroviaria, che è una linea di difesa naturale e vitale, per raggiungere le città di Vodorozhne e la stazione di Merzalove. Questa penetrazione rappresenta un punto di svolta, ma il risultato più notevole qui è la presa della miniera di carbone Krasnolimanskaya, di grande importanza economica. I combattimenti ora si concentrano sul Terricon della miniera, una collina artificiale di scorie. Perché si combatte per questa piccola collina? Perché fornisce un punto di osservazione elevato e quindi un significativo vantaggio di tiro per chi la controlla. Allo stesso tempo, le forze russe sono avanzate a ovest per raggiungere la periferia della miniera di carbone di Kendiorodinka, adiacente alla città di Bandiorodinsk, ampliando l'ambito del controllo su queste infrastrutture industriali vitali. Stiamo aspettando cosa succederà dopo questi movimenti e vi forniremo gli ultimi aggiornamenti. Conclusione. Il quadro generale delle battaglie. Quindi, cosa possiamo dedurre da tutti questi sviluppi? Non si tratta di battaglie isolate, ma di parti di un quadro più ampio. Come abbiamo visto, l'avanzata su più fronti non è casuale, si è manifestata con la conquista di Poltavka nel settore di Ilinovskaya, la battaglia strada per strada a Lysivka e i complessi movimenti di accerchiamento nella foresta di Serebriansky. Queste azioni sono parte di una chiara strategia che mira a confondere le difese ucraine lanciando attacchi simultanei su diversi assi. Il controllo di punti vitali come Scherbinivka, le posizioni fortificate nei villaggi e soprattutto le importanti miniere di carbone come Krasnolimanskaya e Rodinka riflettono la determinazione delle forze attaccanti a raggiungere i loro ampi obiettivi strategici. Questi non sono solo guadagni territoriali, ma passi significativi per alterare l'equilibrio delle forze e il controllo di risorse chiave. La domanda più importante rimane: come risponderà la leadership ucraina a queste sfide crescenti? Come ridistribuirà le proprie risorse per affrontare le pressioni su fronti così diversi? E quale sarà il prossimo passo in questa battaglia in cui le mappe cambiano ogni giorno? Questi movimenti confermano che il conflitto è entrato in una fase cruciale, che richiederà risposte decisive da entrambe le parti. Questa è stata la nostra analisi completa. A presto.